E naturalmente eccola, Eccola adesso che siamo. sentite ed è, non si capisce, forse è bianco, è bianco, è bianco! È bianca! Annuncio Vobis, Gaudium Magnum. Avevo spatto. Habemus Patton. Quindi ragazzi, datemi solo un secondo. Eccomi qua, bello come il sole, come sempre. State lì, non muovetevi da lì perché oggi vi parlo di questo meraviglioso e bellissimo veteran Patton. State lì ragazzi, sigla. Nel ringraziare Overwheel anche stavolta che mi ha gentilmente concesso questo meraviglioso veteran Patton per provarlo e per raccontarvi qualche mia esperienza di queste settimane che guiderò questo meraviglioso monoruota. Quindi ragazzi, diamo il benvenuto alla nostra meravigliosa valletta Giada. Eccola qui anche oggi la mia figliola, bellissima valletta, che mi aiuterà in questo compito di illustrarvi questo meraviglioso veteran Patton. Bene ragazzi, veteran Patton, 40 kg di monoruota, 39 a dire il vero, però se gli aggiungete 2 power pad in un attimo siete a 40. Ecco ragazzi, questo peso 39 kg sicuramente è dato da materiali che rispetto ad altri monoruota sicuramente sono migliori, sono più resistenti, oltretutto gli mettono talmente tante viti che solo di viti ce ne saranno per 3 kg. Ma nonostante ciò vi posso assicurare che per come è combinato, per l'ammortizzatore che funziona benissimo come il cugino Sherman S, questo monoruota risulta perfettamente comodo e perfettamente maneggevole perché ha una gomma da 16 pollici che però hanno una spalla molto alta. In pratica avete un monoruota da 18 pollici come il mio M Super Pro e non sentite molto questa gomma piccola, ma sicuramente ha un po' il classico wobble delle ruotine piccole col baricentro alto, ma dettagliucci, poi imparate a gestirlo. Questo veteran Patton ragazzi ha un motore da 3000 watt, ma la chicca del giorno è che ha un 126 volt a supportare i 3000 watt e quindi è una coppia secondo me da pappa a molte macchine Ferrari, quella roba lì se le mangia, me le mangia il semaforo. Questo monoruota ha una bellezza di 2200 watt-ora di batteria, quindi diciamo che non è immensa ma neanche piccola, quindi un bel 100 km con una carica li fate. Per caricare questi 2200 watt-ora di batteria vi arriverà questo caricabatterie che vedete nel video. Inoltre, come potete vedere qua sotto, abbiamo 2 porte di ricarica da 126 volt appunto, quindi non potete usare altri caricabatterie dello Sherman S per esempio, ma queste porte di ricarica come vedete sono andate a ficcarle in un posto un po' infame, un po' scomodo perché bisogna far passare di qua il caricabatterie, è molto scomodo. Come potete vedere questo monoruota, a differenza dello Sherman S, gli hanno fatto una maniglia decente con la quale addirittura posso portare in giro la spesa, mia figlia o quant'altro, tutto quello che volete. Vai, salta giù in avanti già da 1, 2, 3, vai! Ok, volevo solo farvi vedere appunto che la maniglia con un semplice tasto scende e sale e guardate come si può girare tranquillamente. Anche questo monoruota, come lo Sherman S, ha delle pedane enormi, bucate. Su questo non abbiamo la possibilità di allungarle come nell'altro, ma abbiamo la stessa vite dell'altro che ci permette di regolare l'inclinazione.
Tra l'altro ragazzi, figata e novità del Patton sono questi piccoli pad qua. Questa figata qua che almeno questa parte qua è fissa perché regge questa piccola parte che è regolabile. Sì ragazzi, anche questo monoruota è dotato di un cavalletto come lo Sherman S, ma anche questo monoruota non ha un blocco motore, quindi ogni volta dovrete spegnerlo. Che devo dire, però è sicuramente pratico e funziona molto bene. Il display del Patton è uguale identico a quello dello Sherman S, anche qui potete vedere la distanza percorsa, total mileage anche qua. È tutto come l'altra volta, la temperatura della scheda, bla bla, uguale come lo Sherman S. I tasti, questo qua non reagisce molto bene, ma vabbè, a volte va, a volte non va, ecco, appunto. Ok ragazzi, è giunto il momento di vedere come se la cava il Veteran Patton nella vita reale, quindi nella vita di tutti i giorni, e quindi andiamo a metterlo alla prova, dai! Ricordate una cosa, Devastati, iscrivetevi al canale Devastato Elk, lasciate un bel like e attivate la campanellina. Se siete gente che lo usa tutti i giorni dal mattino alla sera, quindi per andare a lavorare, per andare a fare la spesa, per andare, diciamo, per girare in città, quindi nello stretto, io vi assicuro che questo Veteran Patton ha una versatilità totale. È comodissimo nello stretto, sulle ciclabili va benissimo, in strada va benissimo. Se giornalmente dovete affrontare percorsi che comprendono passaggi pedonali, strisce, quindi diciamo che dovete spesso e volentieri rallentare, andare piano, schivare pedoni, questo mezzo, nonostante i suoi 39 kg, è incredibilmente maneggevole, perché sì, certo, salirci e scendere forse sono la parte più impegnativa, ma una volta che siete sopra, ragazzi, vi assicuro che i 39 kg spariscono. Si riesce tranquillamente a schivare pedoni, schivare vecchiette, a schivare qualsiasi cosa che dovete schivare. Oltretutto magari vi capita di fare scale e scalini. Certo, a scendere gli scalini è molto facile, non c'è alcun problema, come potete vedere. Se invece il vostro utilizzo giornaliero prevede di alzarlo su per delle scale, e allora lì ragazzi rimane un po' più complicato, anche se è fattibile, diciamoci la verità, cioè se vi incrociate delle scale ogni tanto non è assolutamente un problema. Certo è che se tutti i giorni dovete trascinarlo su da scalinate, ecco che la ruota si consuma un po' e anche le scalinate. Nella guida di tutti i giorni comunque buche, dossi, sanpietrini o quant'altro risulteranno quasi inesistenti, perché questo ammortizzatore veramente, ragazzi, funziona da Dio e vi ammorbidisce la guida in una maniera pazzesca.
Se invece cercate un monoruota da utilizzare nel weekend, nel fine settimana, in maniera extreme, quindi facendosi percorsi lunghi, strade statali a manetta, ragazzi, questo monoruota fa gli 80 all'ora ed ha una coppia impressionante, quindi direi che non avrete alcun problema. La potenza non manca, ragazzi. Bene ragazzi, oggi zero ammazzo notturno, strada liberissima, mi raccomando, don't try this at home. Con la faccia di cazzo. Sì ragazzi, questo Patton per l'off-road è una figata, va benissimo. Sia se vi piace fare dell'off-road complicato, sia se vi piace fare dell'off-road veloce, perché come potete vedere, se vi trovate in percorsi anche in salita un po' sdrucciolevoli, lui non ha alcun problema con la coppia che si ritrova a continuare a spingere in alto e sempre più in alto. Anche in discesa e anche in mezzo alle pietraie, ragazzi, non avrete alcun problema perché la maneggevolezza di questo Patton è incredibile, quindi riuscirete comunque a schivare e girarlo. Solo proprio nello stretto difficile vi risulterà un pelino pesantuccio, ma vi assicuro che è talmente ben bilanciato che non vi darà alcun problema. Oltretutto, come potete vedere, si può sgambellare come dei pazzi senza alcun problema. Gli ammortizzatori fanno tutto quello che devono fare. Madonna, è una figata. Bella raga. Tutto super easy. Per tirare due somme, sia che siete dei guidatori della domenica, sia che siete dei guidatori da tutti i giorni, sia che siete gente tranquilla, sia che siete dei matti, questo Patton è un bel mezzo, può fare per voi, sicuramente. Se avete 3.200 euro da campare, sono ben spesi, ve lo assicuro. Materiali, velocità, prestazioni, coppia, cazzo volete di più?
Bene ragazzi, anche per oggi è tutto, grazie per aver guardato il canale Davastato UC e questo meraviglioso video su questo meraviglioso Patton che se non vi comprerete voi me lo comprerò io, sai che lo compro io. Ringrazio ancora Overwheel, ma soprattutto Dovete iscrivervi al canale di Davastato Elk, lasciare un bel mi piace e attivare la campanellina e ci vediamo al prossimo video di un altro monoruota. ciao! Ciao Davastati! Ciao ragazzi, ciao!